La gratitudine degli animali, dei cani, è una cosa che gli esseri umani dovrebbero imparare. Tu guarda lei adesso, questa è solo gratitudine, ha capito l'aiuto che abbiamo dato. E lei non si faceva toccare. Pensate. Loro hanno dentro un'anima che quando si contattano con te è una cosa bellissima, io non la conoscevo. Molti hanno i cani e non li vivono come i figli, non li vivono come loro. Lui è Lamberto, è originario di Rimini, è conosciuto come Rambo tra le strade di Hurghada, siamo in Egitto. Gestisce con sua moglie un canile senza scopo di lucro dove salvano cani randagi e li curano fino a quando non trovano una casa definitiva. Qualche giorno fa l'abbiamo raggiunto nel deserto dove ci ha raccontato un po' del suo lavoro. Il regno animale, noi dovevamo vivere insieme, no? E stare con loro, non usarli, proteggerli, e loro hanno una parte fondamentale nella vita degli esseri umani. Solo che è stata persa sta cosa, è stata tolta da tante cose. Fra, arriva, Fra! Sì, tanto non si butta davanti, mica è scemo. Allora, stiamo seguendo Lamberto, un italiano che qua ha aperto un'attività. Adesso ci porta a vedere un po' la sua fattoria. Minchia, mare e sabbia. Siamo pronti a fare off-road con questa Logan. Guarda quanti cani! Francesco, ti giuro che ti lascio se per sbaglio anche solo prendi un'unghietta di un cagnetto. Allora, adesso testeremo le sospensioni di questa Logan appena presa. E anziché fare le escursioni in quad, li facciamo direttamente con la macchina a noleggio. Oh, che bello! Boom! Questa è una zampa, come quella lì. Dall'alto, dall'aereo la vedi come una zampa di cane. Ah sì? Ma questo è tutto tuo? Sì, Lo gestisci tu? questo è tutto mio. La Fantastico. terra anche tutto. E da quanti anni vivi qua? Allora, qui a Hurghada da 3 anni. Ah, Con mia moglie ci siamo trasferiti da Sharm el Sheikh, ma siamo 10 anni che siamo in Egitto. ah. E là c'era il problema del mangiare, che col canale di Suez è fatica. Allora abbiamo deciso un bel giorno di fare la trasumanza. E avete fatto sto trasferimento enorme da... Qua non c'era niente. E questi li fate adottare. Entriamo, welcome to paradise. Ci ha raccontato che tutto quello che vedremo è frutto del loro lavoro e che riescono a coprire solo un 30% dei costi, per esempio tramite la donazione del cibo per i cani, dalla pensione per i cani e dalle escursioni a cavallo. Tutto il resto viene coperto dai loro risparmi. Fai un caffè. Ciao, nice to meet Pure mammut. you. Piccoli, ciao piccolini! Ciao! Portiamolo via! Ma come facciamo se vogliamo adottarne uno e poi portarlo a Milano? Ciao. Guarda lui. Madò, quello grigio è bellissimo. Quello lì cerca casa. L'unico che cerca casa di questi. Questo grigio? Ah, vedi che ci ho visto Guarda, è bene. un amore questo cane. Lui arriva a Milano il 16. Ah? L'ha adottato il fratello di mia moglie. Ah, c'è la moca. Oh, zucchero, sugar, yes. 1 o 2? Oh, primo caffè con la moca da Lamberto, direttamente dalla Riviera Romagnola. Io ho seguito su YouTube Omar, che ha un canale su YouTube che si chiama Buongiorno Egitto. Io mi sono guardato tutti i video su Sharm, su Hurghada e volevo noleggiare la moto e mi fa: no, devi sentire Lamberto. E quindi ho contattato Adesso lui. si porta a casa un cane invece che noleggiare la moto. Esatto. Boh, tac, Caffè. chin. Grazie. Te sei sempre l'ultima parola che dici. Lui è Rex per adozione, lei ha trovato casa in Germania, lei bella cerca adozione, loro sono in hotel e anche lei in hotel. In hotel che significa? Tu lasci il cane qui. Ah, in pensione, diciamo, ok. Tu fai da Sì. dog sitter, diciamo. Sitter. Ok. Lui è Bernie, poi abbiamo il mitico Rusty che lo vedrete dopo, Pimpa, Benny che è sempre impaubenito. Sì? Poi, ciao. E quindi adesso fai tornare uno e liberi gli altri. Lui, Ok. ciao Mametta!
Ciao Cionco! La mammetta è Cionco, lei è la mamma di lui? Lui è Cionco perché una macchina l'ha preso giù e quindi è distratto. E rimane un po' Provare ad zoppicato. abbaiare te. Lei abbiamo dovuto tagliare la gamba, vivevano al safari loro. E fuori ci sono altri 2 o 3 messi in queste situazioni, ma sono felici. E lui è in hotel, il 5 va a casa, è un ragazzone molto problematico. Devi avere una memoria per ricordarti tutti i nomi e tutte le date di quelli che vanno via. Lui l'abbiamo trovato paralizzato, quello bianco nel deserto. Per il freddo? Paralizzato non sappiamo per che cosa. Ah, qualche animale, qualche puntura. Abbiamo poi fatto terapie e robe varie, adesso è un mese. Prima era fobico, non stava con cani, non faceva niente. Ehi, gliel'hai dato l'avvertimento, basta. Questo è il modo loro di comunicare. Lui è stato troppo irruento, adesso glielo sta dicendo. Solti! Solti! Vieni qua! Dai! Così dobbiamo tornare a casa. Adesso va a liberare altri cani. Libera i cani! Madonna mia! Questa è ingazzata! Dai, baby! Dai! Fate tiro alla fune? Dai, capisci che forza che hanno questi? Mamma mia! Vai, baby! Yalla, baby! Yalla! Questo lo faccio per togliergli un po' di stress. Ah, perché si sfoga! Lui si sfoga, questo Cioè, pensa se ti prendi un braccio non molla proprio. cazzato nero, adesso lo tiro. Baby, vieni qua. Ok, non mi ha cagato per niente. No, vabbè. Ecco, guarda qua. Ecco, tutta bagnata, Vania. Questi cani, quando c'è qualcuno che non è buono, abbaiano e sono nervosi. Abbiamo uno speciale, virillo, fuori, che quando fa vuol dire che questa persona è cattiva. Non ha Il mai 99%. sbagliato un colpo. Oh. Allora proviamo, se lo fa con te ti molla. No, beh, ma è sesto senso dei cani. Ma soprattutto qui che sono abituati a un contatto, loro vedono subito te se... Sei a tuo agio? Già. Oh! Qualcuno mi ha preso le palle però, Sono tutti esercizi che usiamo per fargli usare il cervello e per combattere le fobie. Ah. Perché poi in natura solitamente loro queste cose le fanno. Perché alla fine non conoscono se stessi. Non conoscono il loro corpo. Non sanno di poterlo fare. Sì, quindi io faccio questo qui, ormai loro lo sanno fare. I nuovi non ci vanno dentro. Perché è questione di coordinazione, di usare il cervello. Quindi man mano imparano a sapere che hanno un corpo. Prima loro pensano di essere una testa, quindi iniziano a sbattere e sono consapevoli che hanno le gambe, che hanno... Perché quando fanno adozione magari trovano casa, non conoscono le ceramiche, le scale. Ah. A volte porto dentro la macchina, le faccio entrare in macchina, li portiamo a fare un giro. E per la coordinazione, allora, è vincere le fobie dell'altezza. Vedi? Coordinata, va su, rilassata, sta su, non ha problemi. Questo che cosa ti fa capire? Che il cervello funziona. Questo è l'ABC, è da dove inizia tutto. Io questo lo uso per loro e basta. Io lancio le risorse E lui sale, loro vanno va sopra, vincono la paura dell'acqua, delle scale. dell'altezza, del buco. Ah. Però da soli. Sì, sì. Dopodiché io posso andare a lavorare su queste cose qua. Si fidano di loro stessi, si fida di me che non gli ho fatto. O posso iniziare a chiedergli qualcosa. Praticamente quello che istintivamente riesce a fare un gatto, un cane va portato Va un portato, attimino. ma anche il gatto ha le sue fobie. Cioè tu sei abituato Però un gatto sa salire sul tavolo. per esigenza. Sì. Ecco, loro non hanno l'esigenza di andare su. Ah, e quindi non impareranno Perché mai. prima Sì, non ho capito. avevano. È normale che Eh. a casa c'è delle fobie perché ha saltato tanti passaggi. Sì, sì, In sì. natura che ci sono di solito. Noi glieli ridiamo. Hanno portato da me cani che non si muovevano col guinzaglio, fobici di tutto. Quindi possono. Una cioè, si settimana può qua- curare quella roba là. Beh, certo. Ah, ok. Ma con l'autostima. Tu gli fai. Loro devono trovare l'autostima in se stessi, credere in loro, mettendoli di fronte a delle paure che loro superano da soli. Questo è come l'essere umano. Te man mano che vedi una cosa che non conosci, che la conosci, ti senti E vedi tranquillo. che sei riuscito a farlo e sei tranquillo, La ti volta dà dopo non ti fa fiducia. più paura. È Certo. lo stesso procedimento mentale. Deve far questo e non cerchiamo di capire l'animale. Nel momento che noi andiamo a parlare il loro linguaggio e capiamo cosa hanno bisogno loro, la connessione viene. È logico che se io chiedo a un cane di fare quello la mia vita,
Sì. Dobbiamo trovare una via di mezzo. Vabbè, bisogna amare gli animali. Non è amare, capirli. Non è amare. Però Perché amare senza capirli, come Però fai? Osserva il tuo cane. sono correlate perché se tu ami veramente un animale, secondo me No. scendi più al compromesso di dire Devi faccio più amarlo, sacrifici per sì. In capirlo. questo modo sì. Però molti dicono io amo l'animale. Quindi devi essere disposto a metterti in discussione e andare allo step successivo. Che non vuol dire che la ragione ce l'hai sempre te. No, la ragione ce l'hanno sempre loro, purtroppo. Perché siamo noi che abbiamo deciso di prenderli a casa con noi. Quindi siamo noi che dobbiamo capirlo. Chiaro. E noi adattarci un po' alle loro abitudini, gli diamo delle abitudini, poi diventeranno dei cani regolari. Non che non hanno abitudini, entrano nel nostro caos e ci lamentiamo se il cane non è. Alla fine sono lo specchio della vita che fai te. Sì. Hai visto io quanti cani ho qui? Tutto tranquillo. È tutto tranquillo. 60. Però tu immagina cani così in Ma un fanno- appartamento in monolocale o in bilocale fanno più danni perché non hanno il loro spazio magari. No. Hanno bisogno di... No. Allora, se tu gli dai delle abitudini regolari, qui quante volte escono? 4 volte al giorno. Però senti che pace. Sì. A parte quelle dell'hotel. Sì. Perché sanno che c'è una routine, sanno che arriverà il suo momento. Quindi è un equilibrio che tu devi raggiungere. Sì. L'appartamento, se glielo fai subire, è un conto, se glielo fai vivere, è diverso. Quindi se lo fai parte della tua famiglia, il cane, lui vive in modo diverso. Però devi ritagliargli gli spazi e le prime volte devi essere lì con lui, cioè fagli capire che ci sei. Calcola che loro sono disposti a far tutto per te. Perché che? Perché tu gestisci il mangiare. Lo so bene, ho un gatto, viene da me solo quando ha fame. Però non è giusto fare solo questo. Sì. Loro stravedono per te, perché sei il suo mondo. Tu devi farli diventare, fargli credere che sono il loro mondo. Se non lo fai sentire parte della famiglia, abbaierà, ti romperà la roba, ti farà tutti Danni, problemi sì, caratteriali. sì. Se tu non vivi la famiglia, non vuoi la famiglia, lui non la vorrà. Sono lo specchio di te stesso. Lei è la moglie di Lamberto. Ho dimenticato il nome. Gwenda, è un nome particolare. Ma io i gattini, possiamo entrare? Non escono? Madò. Niente. Trovato piccolissimo con infezioni agli occhi e ha perso completamente la vista. Oh, la gattara dei Simpson. Poi Lucifero passano tra le pareti, fanno dei giochini e qua c'è il bagno con tutta sabbia. Niente, fa la retro adesso. Andrà L'agilità dei gatti. il derapata. In questo momento abbiamo un cucciolino che ha 2 mesi, che è quello che ha il virus. Mighty, vieni qua. Madò quanto è piccolo! Mighty. Ok, andiamo a fare questa puntura a chi? A un cavallo? Chip! A Chip? Fratellino piccolo suo. Vedi, tac. Mi fate una punturina e poi la trasfusione. Questa è una flebo. E questo l'avete trovato, è quello del cassonetto, no? Sì, è il fratello di quello là. L'altro giorno ha cominciato a non mangiare, a tremare. Madò povero. Poi gli abbiamo dato anche il vermifugo, quindi può essere una reazione. Vabbè, non sente niente. Dici tu. Non puoi zampettare via. Vorrebbe già andare a casina. Il gatto ci mette anche più tempo a... Ma poi il gatto a casa, io ce li ho. Quando tu stai male, loro vengono a assorbire le tue energie negative. Sì. È una cosa impressionante. Io ce li ho attaccati quando sono nervoso e roba, Sì, tutti sì. attaccati addosso. Sì, sì. Però sai, molte volte a casa ti viene da sai, via, Sì, il cane. sì. Oh, ma è noia. No, sono tutti messaggi che loro vogliono darti. E noi siamo talmente presi che non li vediamo. Che non li vediamo. Quando veramente le persone si connettono, sentono che c'era qualche cosa che non vedevano, no? Io posso guardarli, che ci capiamo. Mi dicono loro quando è troppo, sono troppo nervoso, mi dicono loro quando... Perché loro non hanno filtri, loro sono bambini. I bambini, è vero. Ma se tu sei lì con loro, perché se tu sei dall'altra parte, ok, metti qui, fai... Sì, basta, vai Vivi la lì. tua vita in mezzo a loro? No, devi vivere in mezzo agli animali. L'abbiamo persa, Vania rimane qua. Non vedo l'ora di poter lavorare con te in questi giorni. Questo è il cane che lo posso mettere con tutti, è una cosa...
Ok, non so cosa si vedrà dalla GoPro, ma Lamberto ci ha spiegato come uscire dal deserto. Vabbè, ci perderemo. Vabbè, almeno abbiamo una macchina. Lamberto, grazie mille. Ci vediamo al rientro a Hurghada. Speriamo. Grazie. Sei fortunato perché c'ha un cuore buono lei. E te l'hanno No, detto loro, quello lo sapevo, lo dicono anche i miei follower, scrivono sempre nei commenti. Ciao. È stato un vero piacere ragazzi. Sei riuscito il 30 anche con la moto e tutto. Ok, va bene, ciao. Hello, hello. Imprevisti che troviamo sulla strada e quando riusciamo a ritornare indietro. Se hai qualche problema a Cairo, chiamami direttamente. Ok. Stiamo tornando dai cani di Lamberto. Che è successo? Ah, qual è il davanti di questa struttura qua? Persi nel deserto. Siamo tornati qua. Solti! Solti! Eccolo! Ok, sono tutto sbregato. Madò, che bello! Esperienza fantastica da Lamberto, cioè persona squisita. Lascerò qua i suoi contatti se avete voglia di adottare un cane, sia a distanza ma anche venire qua a prenderlo. E che più dobbiamo dire? Noi ci stiamo lavorando. Quando avremo una casa degna per avere un cane o... Ti lascio senza parole, quindi non è che abbiamo molte parole. No, beh, io poi non sono uno da cani e vedere tutti quei cani, ma così affettuosi. Abbiamo fatto un po' di pet therapy oggi, è stato... ci rimarrà nel cuore, ecco.